Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti. Continuiamo con la storia della Boemia e con la storia un po' complicata degli Ussiti, delle guerre Ussite, le guerre tra le varie fazioni degli Ussiti, moderati, estremisti e le guerre degli Ussiti per difendersi dalle crociate dei papi, degli imperatori, dei sovrani, dei nemici esterni. È tornata la mia bellissima gattona Sofì, guardate com'è bella. Purtroppo morde e certo non vuole restare con me, preferisce forse andare a riposare oppure a mangiare e quindi aia, non mordere, la lasciamo andare con un bel salto, sei pronta a saltare? Salta. Ok, allora Sofì ci ha dato il suo buon augurio anche questa volta. Vi ricordate come abbiamo chiuso la lezione precedente? Abbiamo visto che gli Ussiti, anche chiamati Utraquisti, no? Quelli che facevano la comunione con entrambe le specie sacre, sia con il pane sia con il vino, quindi bevevano il calice con il vino in occasione dell'Eucaristia, sono stati riconosciuti come Chiesa nazionale eretica. La Chiesa cattolica, non essendo riuscita a sconfiggerli in 5 crociate successive, al concilio di Basilea trova un accordo con gli Ussiti moderati, ricordate, i cosiddetti gli articoli cosiddetti chiamati compactata nel 1433 e quindi gli Ussiti l'hanno avuta vinta, la Chiesa Cattolica deve riconoscerli, sono i primi, insomma, ben prima dei protestanti, sono i primi eretici che vengono riconosciuti come una Chiesa nazionale maggioritaria nel loro paese. Abbiamo visto però che i compactata sono un compromesso provvisorio tra la Chiesa Cattolica e gli Ussiti Utraquisti di Boemia, perché di fatto non è un accordo sincero. Ognuna delle due parti dà la propria interpretazione all'accordo. Gli Ussiti moderati interpretano i compactata in un senso più vasto, mentre invece la Chiesa Cattolica li interpreta in un senso più riduttivo, concedendo agli Ussiti di fatto dal punto di vista di questa interpretazione soltanto il calice, la possibilità di bere il vino durante l'Eucaristia. Quindi c'è una doppia interpretazione, ogni parte dà un'interpretazione favorevole a se stessa di questi compactata. Tuttavia un riconoscimento, anche se vedremo, ben presto ricomincia lo scontro tra Ussiti e Chiesa Cattolica. I compactata non vengono accettati da tutti gli Ussiti, non certo dagli estremisti, però gli estremisti vengono sconfitti l'anno successivo alla battaglia di Lipani, vi ricordate, l'abbiamo detto alla fine della lezione precedente, nel 1324, sia gli Orfaniti sia i Taboriti, i due gruppi estremisti, vengono sconfitti dai moderati alla battaglia di Lipani e anche il capo degli estremisti, Procopio il Grande, muore sul campo di battaglia. Quindi capite, cioè vengono compattata il compromesso con la Chiesa Cattolica viene accettato solo dagli Ussiti moderati, presentati soprattutto a Praga, ma gli Ussiti moderati si impongono sugli estremisti, li distruggono, li riducono a niente e quindi va bene così. Il punto qual è? Che per poter sconfiggere gli estremisti, gli Ussiti moderati si erano alleati anche con i cattolici. Anche i cattolici iniziano ad accettare il fatto che ci siano due religioni, quella cattolica e quella ussita, in fondo nel regno di Boemia. E il fatto che in qualche modo gli ussiti moderati abbiano prevalso apre la strada anche al ritorno del re, vi ricordate, Sigismondo di Lussemburgo, che non era mai riuscito di fatto a regnare da moltissimo tempo, vi ricordate, vi era l'interregno in Boemia, la Boemia non aveva un re legittimo, i boemi si governavano da soli attraverso dei consigli di amministrazione eletti dalle diete nobiliari. Questo è così. Invece adesso questo accordo con la Chiesa Cattolica e anche con i cattolici stessi di Boemia apre la strada al ritorno di Sigismondo di Lussemburgo, che nel 1436 finalmente, dopo tantissimo tempo, può entrare in Boemia ed essere proclamato
re nel 1436. Non godrà molto di questa situazione perché morirà, come vedremo, l'anno dopo, nel 1437. Vogliamo fare un bilancio anche da un punto di vista economico, sociale e politico di queste guerre complicate, le guerre russite complicate che abbiamo visto. Ecco, artefice dell'accordo, uno dei moderati, l'abbiamo già nominato, Giovanni Rocchicana, che aveva avuto difficoltà ad essere eletto arcivescovo di Praga, adesso invece viene eletto arcivescovo di Praga. Quindi la Chiesa Cattolica accetta un arcivescovo eretico, un arcivescovo ussita. E allora, durante questo primo periodo delle guerre ussite, perché purtroppo non sono finite, l'unità dello Stato boemo era uscito seriamente compromesso. La Boemia era stata una grande potenza sia culturale sia militare nel 300. Invece il 400, il secolo delle guerre ussite, vede ridotto il potere della Boemia, che perde anche territori, che abbandona anche, lo vedremo, l'arte, la cultura, insomma si irrigidisce in questo credo ussita. Il credo ussita ha la meravigliosa conseguenza di aprire la strada alla tolleranza religiosa, alla separazione tra Chiesa e Stato in anticipo rispetto a tutto il resto del mondo, però causa anche molti danni. Prima di tutto la divisione tra i vari territori del Regno di Boemia, perché se durante l'interregno, periodo senza re, la Boemia e la Moravia avevano rifiutato il re Sigismondo, altrettanto non avevano fatto i territori inglobati nel Regno di Boemia di Slesia e Lusazia, territori mezzi polacchi e mezzi tedeschi, che invece avevano accettato il re. Questa differenza favorisce ovviamente le tendenze separatiste. Slesia e Lusazia tendono a considerarsi separate, a volersi staccare dal regno di Boemia, come succederà, come vedremo. Le cose vengono aggravate anche da odio etnico e religioso, che si riaprirà presto. I tedeschi di Lusazia e Boemia iniziano a essere odiati dai cechi, che vedono la religione ussita, il cristianesimo ussita e autarquista, come una religione nazionale boema, e considerano i tedeschi, che sono rimasti cattolici, o queste province, Lusazia e Slesia, che accettano il re Sigismondo, come dei traditori, d'accordo, della Boemia. E re Sigismondo, tra l'altro, non ha neanche molto potere quando torna sul trono, perché in Boemia i ceti si sono abituati a governarsi da soli attraverso, abbiamo visto, le diete nobiliari, quindi Sigismondo è costretto a confermare i diritti e accettare numerose limitazioni del suo potere. Tra gli ussiti erano emerse delle istanze economiche egualitaristiche, ricordiamole soprattutto tra i fanatici estremisti del Monte Tabor. Anche se era durato poco, nel 1420 a Tabor era stata abolita la servitù della gleba, era stata introdotta la proprietà comune, il comunismo al posto della proprietà privata, quindi delle derive estremistiche che mettevano in discussione anche l'assetto economico e gerarchico della società, che mettevano in discussione il feudalesimo, che mettevano in discussione l'esistenza stessa dell'aristocrazia e dei privilegi feudali. Queste aspirazioni poi erano finite, i taboriti erano stati schiacciati, però insomma queste aspirazioni vengono attuate solo nei confronti della Chiesa e dei sacerdoti, che si vedono privati di privilegi, delle decime, delle terre e così via. La maggior parte dei ricchi monasteri e delle proprietà terriere vengono espropriate alla Chiesa. Tutti questi beni strappati alla Chiesa arricchiscono ovviamente la grande nobiltà, ma anche la piccola nobiltà e i cavalieri. Le città accrescono la loro importanza,
ma in realtà nessun vantaggio viene ottenuto dai poveri servi della gleba, che anzi vedono peggiorare la loro situazione. Si sviluppa una coscienza nazionale, ve l'ho detto, la versione uscita del cristianesimo viene considerata un simbolo dell'appartenenza al popolo ceco. E come vi ho detto, questo crea anche opposizione nei confronti dei tedeschi che, opponendosi al movimento ussita, spesso vengono proprio scacciati dalle città in maniera violenta, molto più in Boemia che in Moravia comunque. Emerge la lingua ceca, anche nei documenti ufficiali abbiamo visto che gli ussiti leggevano la Bibbia in ceco, ma anche Jan Hus aveva scritto molte delle sue opere in ceco, quindi una religione nazionale favorisce la lingua nazionale, la lingua volgare ceca, ma le guerre ussite causano enormi danni economici. La Boemia nel secolo precedente era abituata a commerciare con l'estero, mentre invece durante le guerre ussite viene paralizzata la vita economica, appunto i rapporti con l'estero. Inoltre gli ussiti, vi ricordate, non solo gli estremisti, erano iconoclasti, erano molto severi, quindi fanno sì che si arresti lo sviluppo delle arti, ma non solo, ricordate, molti capolavori vengono distrutti insieme alle chiese, ai monasteri, perché le opere d'arte vengono considerate in generale espressioni di lusso peccaminoso, viene bloccato il rapporto tra la Boemia e il resto d'Europa, la religione ussita in qualche modo rinchiude in se stessi nazionalisticamente i boemi, viene ritardato l'arrivo di nuove correnti di pensiero dall'Occidente. È vero che si diffonde una letteratura religiosa ussita sia in latino che in ceco, però insomma vengono prodotte opere storiche, poesie, inni popolari, ma non è niente rispetto al grande umanesimo del secolo precedente, del 300, che aveva spinto anche Petrarca a visitare Praga. Uno dei grandi scrittori ussiti è Pietro Celsiki, le cui opere hanno un enorme successo. Questo Pietro Celsiki viveva in maniera poverissima, rifiutava le ricchezze, portava avanti una vita sobria, del tutto pacifica, pacifista, ispirò poi un successivo movimento estremista all'interno degli Ussiti, lo vedremo. Quindi insomma queste sono un po' diciamo, le conseguenze da un punto di vista sociale, economico o culturale di queste guerre ussite. Succede che il compromesso con la Chiesa Cattolica, come abbiamo visto, è debole. Solo 4 anni dopo il Compactata, lo stesso Concilio di Basilea che li aveva concessi condanna la comunione con entrambe le specie, il calicismo. Ma come? Come 4 anni prima il Concilio di Basilea stesso l'ha accettata la comunione con entrambe le specie all'interno del documento dei Compactata. 4 anni dopo la condanna, quindi vedete è una contraddizione. Questo dimostra che i Compactata non portano a una vera conciliazione tra Ussiti e Chiesa Cattolica, era stato solo un accordo tattico, un accordo provvisorio. Nessuna delle due parti era soddisfatta, né gli Ussiti né la Chiesa Cattolica. Entrambe le parti consideravano i Compactata un accordo, capite, temporaneo da superare poi nel tempo a proprio vantaggio. Sigismondo di Lussemburgo, peraltro, in pieno accordo con il Concilio di Basilea, cerca di controllare gli Ussiti, la Chiesa nazionale boema, di eliminare molti riti e consuetudini introdotti dagli Ussiti. Quindi subito dopo essere stato accettato come re, Sigismondo fa arrabbiare i boemi. Peraltro Sigismondo si rifiuta di ratificare Rochicana come arcivescovo di Praga, e quindi Sigismondo, dopo pochi mesi dalla sua accettazione, deve lasciare Praga, viene cacciato, muore peraltro l'anno dopo essere andato al trono nel 1437 a Znojmo o Znaim, sulla strada per l'Ungheria, era stato cacciato. Che succede nel 1437? Viene eletto un nuovo sovrano al posto di Sigismondo. Chi viene eletto? Alberto II d'Asburgo d'Austria, ok? Che sarà re di Boemia dal 1437
al 1439. Anche lui non durerà molto come re. Viene eletto dai più moderati, ma la maggior parte degli stati nobiliari non accettano Alberto II come re perché non ottengono alcuna garanzia religiosa da lui e preferiscono, una parte degli Ussiti, offrire la corona a Casimiro di Polonia, fratello di Ladislao, re di Polonia. Peraltro Alberto d'Austria, come abbiamo visto, muore subito nel 1439. Gli Ussiti più decisi iniziano a farsi guidare da un certo Ince Ptacek. Che cosa fa Ptacek? Lui lascia cadere la candidatura di Casimiro, re di Polonia, e in realtà trova un accordo con gli Ussiti moderati. Si crea un'organizzazione militare con delle milizie addette alla difesa nelle varie province, e vengono eletti, questo appunto lo vuole Ptacek, i cosiddetti hetman, che sono i governatori delle province, d'accordo? In un paese privo di un potere centrale, in realtà queste milizie e questi hetman diventano il vero organo della pubblica amministrazione. E insomma, dopo Alberto II d'Austria abbiamo un altro interregno lunghissimo come il precedente, dal 1439 al 1453 non ci sarà un re in Boemia. Ptacek assume sempre più potere anche perché lui domina alcune contee orientali della Boemia, quindi ha costituito un vero potere territoriale, unifica alcune contee orientali della Boemia che sono sotto il suo controllo politico. Ad ogni modo lui agisce in sintonia con il moderato Rokicana, abbiamo visto, arcivescovo di Praga non accettato dalla Chiesa cattolica. Rokicana fissa le dottrine ufficiali ussite in maniera, diciamo, intermedia tra quelle dei moderati, guidati ancora da Giovanni di Pribram, ve lo ricordate, l'abbiamo citato la scorsa volta, e invece le fazioni più estremiste, d'accordo? La dieta, attenzione, gli estremisti sono ancora i taboriti, anche se erano stati sconfitti, ma non ancora completamente eliminati, ma gli estremisti taboriti sono ancora un problema. Nel 1444, attenzione, molto importante, la Dieta di Praga approva tutte le dottrine del partito di Rokicana e di Ptacek, che quindi diventano legge, e quindi i taboriti vanno contro la legge dello Stato quando non accettano queste dottrine. E queste dottrine sono molte dottrine in comune con la Chiesa Cattolica, quindi sono dottrine moderate. Infatti, tra queste dottrine ussite approvate dalla Dieta di Praga nel 1444 c'è la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, i 7 sacramenti, non 2, il purgatorio, l'invocazione ai santi, il digiuno, la penitenza, l'uso dei paramenti sacri, l'uso dell'antico rituale. Quindi vedete, su molte cose gli ussiti sono rimasti moderati, non hanno rifiutato tutte queste cose che sono ovviamente tipiche della Chiesa cattolica e che ora hanno valore di legge. Quindi i taboriti non vengono più accettati, non vengono più sopportati, le loro dottrine vengono considerate assolutamente illegali, vengono condannate. Tutti gli ussiti devono attenersi a queste dottrine della dieta approvate dalla Dieta di Praga. Non c'è più differenza tra la fazione di Ptacek e quella di Rokicana, o tra la fazione di Rokicana e quella di Pribram. Sono ormai tutti d'accordo. Gli unici che restano fuori, odiati da tutti, sono gli estremisti del Monte Tabor, dei Taboriti. E quindi al ricongiungimento, capite, di tutte
le fazioni degli Ussiti, mancano soltanto i Taboriti, la sottomissione dei Taboriti. Nel 1444 Ptacek muore, però viene sostituito da un suo giovane allievo ottimo, che avrà una grande importanza nel prosieguo della storia boema, Giorgio di Podebradi. Gli succede a Ptacek come hetman supremo delle contee orientali. Ricordate che Ptacek aveva proprio un dominio politico sulla parte orientale della Boemia. Molto presto Podebrari si scontra, attenzione, con l'opposizione del partito della comunione con una sola specie, che in realtà sono i cattolici. I cattolici si scontrano con gli Ussiti di Podebrari, sono guidati da Oldrich Rozberka, è il capo dei cattolici, che fonda anche un'unione militare, l'unione di Straconice. Sembra proprio che Straconice, che non debba mai finire il conflitto religioso. Adesso gli Ussiti, che si riconoscono sempre di più nella guida di Podebrari, si devono scontrare anche con quest'unione cattolica. Tutti i tentativi da parte della Chiesa Cattolica di ottenere sottomissione dagli Ussiti falliscono. Nel 1448 arriva in Boemia il legato papale Cardinal Carvajal, che è molto duro nei confronti degli Ussiti e mostra un atteggiamento intransigente, volendo restaurare l'ordine cattolico, abolire compactata, impedire l'elezione di Rochicana a vescovo di Praga. Insomma, tutti gli Ussiti insorgono, anche i più moderati. Carvajal viene cacciato dalla Boemia, e Giorgio di Podebrari fa vedere il suo potere occupando militarmente Praga, attenzione, con le sue truppe. Rochicana è riconosciuto arcivescovo di Praga, e di fatto Podebrari è un personaggio che riesce a ottenere, era molto, molto bravo diplomaticamente, a ottenere l'appoggio di tutti. Ben presto si capisce che Podebrari è appoggiato da tutti gli ambienti ed è il vero detentore del potere in Boemia. Chi domina in Boemia è questo qua, Giorgio Podebrari. Il partito utraquista, lo ripeto, è fortemente unificato nelle sue mani, tranne l'opposizione dei Taboriti. Poi Eneo Silvio Piccolomini, sapete, il grande umanista senese, che poi diventerà papa col nome di Pio II, addirittura il vescovo Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini, spinge la Chiesa Cattolica ad avere tolleranza nei confronti di Podebrari. Lui l'ha conosciuto, ha visto che è una persona, insomma, molto, molto educata, molto, molto moderata. Piccolomini convince addirittura l'imperatore di Germania, Federico III, che è il tutore di Ladislao, probabile nuovo re di Boemia, ad approvare la nomina di Podebrari come governatore. Podebrari gestisce di fatto tutto il potere in Boemia. La Dieta di Boemia nel 1452 approva la nomina di Giorgio Podebrari come governatore della Boemia per 2 anni, ma questo titolo, questa carica di governatore, sarà più volte rinnovato a Podebrari. Che cosa manca a Podebrari per attaccare Tabor e ottenere la resa? Niente. Nel 1452 Podebrari distrugge i Taboriti, ottiene la resa, il movimento dei Taboriti viene sciolto per sempre, la maggior parte dei Taboriti si sottomette e chi non vuole sottomettersi viene imprigionato fino alla morte. Rochicana, d'altra parte, è molto moderato e favorevole a un accordo con la Chiesa Cattolica. Sapete anche perché? Perché, siccome gli Ussiti accettano il principio di successione apostolica, lui, non essendo, attenzione, riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, Rochicana, l'arcivescovo di Praga, non può ordinare sacerdoti, ussiti. Gli altri vescovi in Boemia
si rifiutano, quindi c'è una mancanza di sacerdoti perché non possono ordinarli, che si fa sentire ostacola all'edificazione di una normale struttura ecclesiastica per gli ussiti. Pensate che, sapete cosa fanno? I seminaristi che vogliono diventare sacerdoti tra gli ussiti vanno in Italia, perché in Italia i vescovi sono più tolleranti, quindi spesso si fanno ordinare in Italia. Vabbè, insomma, gli Ussiti entrano in trattative anche con la Chiesa orientale, quella di Costantinopoli, dicono alla Chiesa di Costantinopoli, dateci voi un vescovo che ordini i nostri sacerdoti. La Chiesa greca di Costantinopoli invita gli Ussiti ad unirsi ad essa, ma insomma è una cosa un po' improbabile. Poi l'imperatore Costantino XI cambia idea perché ha bisogno disperatamente, invece di unirsi con la Chiesa cattolica, contro l'assedio degli ottomani. D'altra parte la successiva caduta che tutti conoscono di Costantinopoli nel 1453, che mette fine all'impero bizantino, mette fine anche al tentativo di accordo tra gli Ussiti e la Chiesa greco orientale. Nel 51-52 ci prova un altro predicatore cattolico, il furibondo, bellicoso Giovanni da Capistrano. Capistrano anche lui arriva in Boemia, vuole sottomettere gli Ussiti, si fa odiare da tutti, suscita il risentimento degli Ussiti e viene cacciato. Nel 1452 falliscono anche i tentativi di compromesso tra gli Ussiti e la Chiesa cattolica, portati avanti dal grande umanista Nicola Cusano, ok? Nel 1452 il legato papale Niccolò Cusano e i delegati ussiti si incontrano a Ratisbona e a Vienna, ma non esce fuori assolutamente niente. E quindi che cosa succede? Succede che la Boemia può trovare un altro re. Cosa succede? Abbiamo già citato Ladislao. Attenzione, Ladislao d'Asburgo, era un esponente degli Asburgo, anche lui, era re di Ungheria, però non era mai riuscito a regnare in Ungheria, perché in maniera singolare, siccome era minorenne, venne tenuto prigioniero a Vienna, d'accordo? Quindi non riuscì mai a governare in Ungheria, almeno per un lungo tempo. E l'Ungheria si diede un reggente, il capo dell'esercito, l'eroe nazionale Giovanni Hunyadi. Però che cosa succede? Che Ladislao riesce a liberarsi dalla tutela dell'imperatore Federico, che praticamente lo teneva prigioniero a Vienna. Una rivolta sostenuta dal nobile ungherese Ulrico di Zilli in ungherese, libera Ladislao, ok, che può quindi tornare in Ungheria a governare. Ulrico di Zilli era lo zio di Ladislao e quindi Ladislao viene proposto anche come re di Boemia. Giovanni di Podebri accetterà Ladislao d'Asburgo? Ovviamente, prima di tutto, gli Ussiti gli chiedono di accettare i principi, appunto, i principi della Chiesa ussita, della Chiesa boema. Giorgio di Podebra dice che Ladislao d'Asburgo può salire al trono purché non in base al diritto ereditario, ma all'elezione degli stati boemi e si deve impegnare a riconoscere le condizioni degli Ussiti. Ladislao d'Asburgo dice va bene, riconosco gli Ussiti e quindi dopo lunghe trattative Ladislao promette di rispettare i compactata, Ladislao sale sul trono della Boemia che finalmente ha un nuovo re nel 1453. Si chiama Ladislao V d'Asburgo, detto il postumo. Ladislao V d'Asburgo postumo, perché postumo? Perché era nato dopo la morte di suo padre, ok? E quindi lui è sia re d'Ungheria sia re di Boemia. Non sarà la prima volta che lo stesso personaggio è sia re d'Ungheria sia re di Boemia. Lui regna, insomma, anche lui per pochi anni, dal 1453 al 1457.
Giorgio di Podebrari nel frattempo, nel 53-54, riesce a imporre la pace in Boemia, a mettere sotto controllo anche le province separatiste minori, ricordate, le abbiamo citate prima, Lusazia e Slesia, e quindi e niente, tra l'altro dal 1454, dopo solo un anno, Ladislao Quinto d'Asburgo Postumo è assente perché se ne sta in Ungheria, non si trova fisicamente in Boemia, quindi di fatto Podebrari e il suo vescovo Rochicana gestiscono tutto il potere. Continuano a cercare Podebrari e Rochicana un accordo con la Chiesa Cattolica che non arriva. Papa Callisto III, scusate, nel 1457 cerca una riconciliazione, invita Rochicana a Roma, ma non se ne fa niente. Peraltro poi Ladislao V Postumo, come abbiamo visto, dopo pochi anni muore. Allora, che cosa succede? Chi è il nuovo re di Boemia? Il trono di Boemia viene rivendicato da molti pretendenti, tra cui Guglielmo re di Sassonia, Casimiro re di Polonia, che avevano sposato le sorelle dell'appena defunto re Ladislao. La dieta di Boemia invece, forse qualcuno di voi l'ha già pensato, è eleggere Giorgio di Podebrari. Pensate, un personaggio che veniva dalla piccola nobiltà, che non apparteneva ad una casa regnante, che diventa re. In maniera analoga a quello che stava succedendo nello stesso momento in Ungheria quando fu eletto Mattia Corvino, Mattia Uniad Corvino, che veniva da una famiglia di contadini. Insomma, sia la Boemia sia l'Ungheria nello stesso periodo si danno un re nazionale. Infatti ricordate che da moltissimo tempo, dal momento in cui si erano estinti i premislidi, ve lo ricordate, tutti i re boemi non erano mai stati boemi, erano sempre stati stranieri. Ricordate tutto un secolo con i sovrani di Lussemburgo, i sovrani tedeschi di Lussemburgo, poi ci sono stati questi due, più di un secolo con il Lussemburgo, 4 re del Lussemburgo, poi ci sono stati, c'è stato il re austriaco e così via. Giorgio di Podebrari, un re nazionale ceco, e quindi viene eletto lui. La cosa incredibile è che è un re eretico, è un re ussita, scomunicato dal Papa, contro il quale dovrebbe scatenarsi una crociata. Eppure Giorgio di Podebrari si fa voler bene da tutti, ve l'ho detto, era appoggiato non solo dagli ussiti, ma anche da molti cattolici che accettano la tolleranza religiosa e accettano, pensate, i cattolici, che un proprio re sia eretico, ussita, condannato dal Papa, ma a molti cattolici boemi che si stavano abituando alla tolleranza religiosa e alla separazione tra Chiesa e Stato, questo non interessa. Giovanni di Podebrari è veramente amato da tutti, d'accordo? Il problema, come può essere incoronato se in Boemia non esiste un vescovo cattolico, neanche uno che voglia o possa incoronarlo? Che cosa fa? Giorgio di Podebrari si rivolge a Mattia Corvino, abbiamo visto un altro che viene dal nulla come lui, che era diventato re d'Ungheria, Mattia Uniad Corvino, importantissimo re d'Ungheria. D'altra parte, Mattia Corvino era fidanzato con la figlia di Giorgio di Podebrari, Caterina Podebrari, quindi c'era anche un rapporto ovviamente di affinità familiare. Giorgio di Podebrari aveva aiutato Mattia Corvino a diventare re d'Ungheria, l'aveva aiutato anche a farlo scarcerare in un momento di difficoltà quando era stato messo in prigione. Allora chiede a Mattia Corvino di dargli un vescovo ungherese che lo possa incoronare. I vescovi ungheresi chiedono però a Giorgio una biura dei compactata. Giorgio di Podebrari, un fedele ussita, non vuole abbiurare i compactata, d'accordo? Vi ricordate cosa sono, spero. E quindi si trova un accordo strano. Giorgio di Podebrari il giorno prima dell'incoronazione pronuncia un giuramento segreto secondo il quale avrebbe obbedito alla Chiesa Cattolica, però in realtà non lo farà mai. Già il giorno dopo giorno dell'incoronazione, Giorgio di Podebrari conferma la libertà ussite, compresi i compactata, e lo farà anche più tardi per iscritto nel 1461.
Succede che Giorgio Podebrari deve anche affrontare nel 58-60 alcune città cattoliche tedesche della Moravia, della Slesia e della Lusazia che gli si rivoltano contro perché non vogliono un re ceco e non vogliono un re ussita. Ormai Slesia, Lusazia, ma anche Moravia tendono a staccarsi dalla Boemia. E allora però l'imperatore Federico III, che ha bisogno del suo aiuto in Austria e in Ungheria per varie questioni, lo riconosce come re. Quindi vedete, persino l'imperatore del Sacro Romano Impero riconosce un re eretico e condannato dalla Chiesa cattolica. Vi ricordate Piccolomini, che ora è diventato Papa Pio II? Vi ricordate che prima era molto tollerante con gli ussiti? Adesso è diventato Papa Enea Silvio Piccolomini di Siena, è diventato Papa con il nome di Pio II, assolutamente si schiera contro gli ussiti, non vuole riconoscere Giorgio Podebrari, il Papa Pio II, anche se spera di allearsi con lui per una crociata contro gli ottomani, crociata che non arriverà mai, proprio per le divisioni religiose. Pio II non vorrà fare la crociata con Giorgio di Podebrari, ma chi poteva combattere meglio contro gli infedeli musulmani se non gli ussiti? E invece no, non si può fare la crociata insieme tra cattolici e ussiti, le solite divisioni nel mondo cristiano che aiutano l'espansione dell'Islam. Giorgio Podebrari è davvero potente, pensate che si permette nel 1461 di intervenire sia militarmente sia diplomaticamente all'interno di una guerra tra i principi tedeschi, mettendo la pace. Questo dimostra come sia stimato all'interno dell'impero germanico. Giorgio Podebrari è un moderato, ussita, iniziano a diffondersi i fratelli boemi. I fratelli boemi sostituiscono un po' i taboriti, sono una nuova organizzazione estremista all'interno dell'ussitismo, che poi si diffonderà moltissimo. Giorgio di Podebrari li combatte in tutti i modi. Nel 1462 Papa Pio II pretende l'atto di obbedienza di Giorgio Podebrari, pretende che lui rifiuti i compactata, proibisca la comunione sotto entrambe le specie. Giorgio Podebrari non lo fa, rimane fedele al credo ussita e sfida il Papa. Non solo, fa addirittura gettare in prigione un inviato del Papa. Giorgio Podebrari nel 1462, in nome della tolleranza religiosa, chiede a tutti i paesi cattolici di mettere da parte le divisioni e di costruire un'unione di paesi cristiani, una federazione, come se fosse l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, una federazione di tutti i paesi cristiani guidata dalla Francia per una crociata contro l'impero ottomano. Ma nessuno lo seguirà in questa idea e soprattutto il Papa, come abbiamo visto, ottusamente boicotta questo progetto. Però Giorgio di Podebrari è ben voluto da tutti, stipula trattati di amicizia con tutti, con numerosi capi di Stato. Nel 62-63, 1462-63, con diversi editti, Pio II Piccolomini scioglie i cittadini boemi dall'obbligo della fedeltà a Giorgio Podebrari e glieli scaglia contro. E Pio II inoltre nel 64 convoca Giorgio dinanzi alla sua corte per rispondere dell'accusa di eresia. Poco dopo Pio II muore e in ogni caso niente, Podebrari se la deve vedere con i nobili anti-ussiti, l'abbiamo già visto, si costituisce una nuova lega di cattolici anti-ussiti, dopo la lega di Stratonice, adesso è la lega di Zelena Hora. Podebrari vuole mettere pace tra tutte le fazioni ussite e cerca di convocare un congresso per trovare una soluzione alla disputa tra cattolici, tra ussiti moderati, tra fratelli boemi estremisti, ma per il momento non ci riesce. E la Chiesa Cattolica nel 1466 dichiara ulteriormente Giorgio di Podebrari eretico e lo depone.
e scaglia una crociata contro di lui, 1466, ma la cosa singolare è che nessun principe vuole mettere in pratica questa crociata, cioè il Papa, capite, si scaglia, indice una crociata contro Giorgio di Podebrari, tutti quanti, tedeschi soprattutto, eccetera, dicono ma no, è un nostro amico, siamo in pace. Nessuno vuole seguire, nessuno lo attacca, nessuno segue quello che dovrebbe fare secondo la volontà del Papa. E quindi che cosa succede? Molti usciti si spostano sempre più su posizioni estremistiche. Nel 1467 i fratelli boemi diventano sempre più potenti, si richiamano le idee di Pietro Celsichi, ve lo ricordate, l'abbiamo citato prima, ma in realtà tradiscono le sue idee. Pietro Celsichi era un semplice pacifista, tra l'altro era contrario proprio alla ricchezza. Pietro Celsichi voleva una vita semplice, pacifica, ma in realtà i fratelli boemi hanno successo proprio tra i ceti più ricchi, ok? Di fronte alla condanna papale nel 1467 Giorgio Podebrari annuncia che si sarebbe appellato al papato o a un concilio generale, e poi comunque lui riesce a sconfiggere la lega anti-ussita di Zelena Ora, ha un successo nei confronti dei cattolici. Sembrerebbe che abbia successo contro la Lega di Zelena ora, perché che cosa succede? Succede, attenzione, che a favore dei cattolici, attenzione, boemi, a sorpresa interviene il re d'Ungheria Mattia Corvino, che tradisce l'amicizia e la parentela con Giorgio Podebrari. L'amicizia tra i due si era raffreddata peraltro dopo la morte nel 64, la morte giovanissima della figlia di Giorgio, ve lo ricordate? Che aveva sposato, la figlia di Giorgio aveva sposato Mattia Corvino, ma poi era morta subito nel 64, e quindi finalmente il Papa trova qualcuno che mette in pratica la crociata contro Giorgio di Podebrari. È l'Ungheria di Mattia Corvino, che non nutre nessuna riconoscenza per il fatto che, come abbiamo visto, Giorgio di Podebrari lo aveva ampiamente aiutato in passato. Mattia Corvino, un re imbattibile, un re ungherese imbattibile, ne abbiamo parlato nelle lezioni sull'Ungheria, la sua armata nera, un esercito permanente di mercenari, era imbattibile. Il problema è che invece di usarla, Mattia Corvino, re d'Ungheria, contro gli ottomani che erano alle porte dell'Ungheria, lui fa la guerra invece in Occidente per conquistare territori in Occidente e viene molto criticato per questo, anche in Ungheria. Giorgio Podebrari non può che perdere contro l'imbattibile Mattia Corvino, che nel 1469 invade la Boemia con l'alleanza dell'imperatore tedesco Federico, quindi Podebrari si trova stretto da una parte da Mattia Corvino e dall'altra parte da Federico. Si arriva a un patto, Mattia Corvino promette a Giorgio Podebrari di aiutarlo nella riconciliazione con il Papa, mentre Giorgio Podebrari promette di appoggiare Mattia Corvino come candidato imperiale. Infatti Mattia Corvino, ma sono cose che abbiamo già detto parlando della storia dell'Ungheria, era ambiziosissimo, voleva diventare imperatore del Sacro Romano Impero per dominare tutta la cristianità centro-orientale e scatenare una crociata non solo come re ungherese ma come imperatore germanico, una cosa che ovviamente non gli riuscì, d'accordo? Non gli riuscì, e quindi di fatto l'accordo è un accordo fasullo, perché Mattia Corvino è infido, non è sincero, tratta con Giorgio Podebrari e contemporaneamente con i suoi avversari. Infatti tradisce l'accordo nel 1469, Mattia Corvino si fa eleggere re di Boemia, voleva diventare sia re di Boemia sia imperatore di Germania. I nemici di Giorgio Podebrari lo eleggono re di Boemia, quindi abbiamo due re di Boemia contemporaneamente, Giorgio Podebrari ma anche Mattia Corvino era stato legittimamente eletto re di Boemia. Scoppia una nuova guerra e attenzione, Giorgio di Podebrari fa una mossa molto molto intelligente, chiede aiuto alla Polonia
Polonia che interviene a suo favore contro l'Ungheria, perché lui offre la corona di Boemia a Ladislao Jagellone, attenzione, a Ladislao Jagellone, re di Polonia. Quindi Polonia dice aiutami, dopo di me io per testamento lascio la Boemia al re di Polonia, Ladislao Jagellone, a quello che ora è il figlio del re di Polonia Casimiro. Ladislao Jagellone, figlio del re di Polonia Casimiro. Quindi Giorgio di Podebrari rinuncia a chiedere la successione al trono per suo figlio Vittorino. D'altra parte era molto difficile che l'avrebbe ottenuta. E quindi inoltre Giorgio Podebrari si avvantaggia, come abbiamo visto, dei problemi interni che Mattia Corvino ha in Ungheria. Per fare tutte queste guerre Mattia Corvino deve tartassare la popolazione di tasse, anche i nobili, e inoltre abbiamo visto Mattia Corvino viene contestato per tutte queste guerre dispendiose contro l'Occidente, oltre alla Boemia Mattia Corvino invade anche l'Austria. Mentre invece gli ottomani, che si fanno sempre più pericolosi alla frontiera, lui non li attacca. Quindi c'è un'opposizione interna molto forte a Mattia Corvino, accusato di disperdere risorse, capite? Attaccando l'Occidente e non gli ottomani. Inoltre Mattia Corvino aveva occupato la Slesia, se l'era presa dalla Boemia e la stava trattando molto duramente, quindi quelli della Slesia anche loro si ribellano all'occupazione ungherese. Mattia Corvino cerca di mettersi d'accordo con Giorgio Podebra, richiedendogli di lasciargli la Boemia, il regno di Boemia, e di governare soltanto in territori secondari. In realtà il papato e impero sono d'accordo su questo, ma niente, Giorgio Podebra rimuore, quindi per il momento non se ne fa niente. Un personaggio eccezionale, Giorgio di Podebra, che ingiustamente non viene conosciuto, non viene studiato in Italia. Possiamo fermarci un attimo per dire qualcosa su di lui. Giorgio Podebra è uno dei re più apprezzabili della storia di Boemia. Sarà l'ultimo re veramente cieco, perché dopo di lui l'Assemblea dei Nobili ricomincerà ad eleggere re stranieri. Non era molto colto, non conosceva il latino, ma era dotato di notevoli abilità diplomatiche. L'abbiamo visto, risultava simpatico a tutti, era riuscito con la sua energia a portare l'ordine del paese, a mettere fine alle guerre ussite. È stato e sarà l'unico re cieco, lo ripeto per l'ennesima volta, nazionale dopo l'estinzione dei primi Islidi. Giorgio di Podebra non ha mai tradito gli ideali ussiti, che in maniera modernissima abituarono il mondo dell'epoca alla tolleranza religiosa, alla distinzione tra politica e religione. Noi abbiamo dei documenti scritti, anche delle lettere private, di cattolici boemi che accettano la tolleranza, che dicono ma ussita o cattolico che differenza c'è? E che accettano la distinzione tra Chiesa e Stato. Questi cattolici dicono perché io devo seguire il Papa e combattere il mio re, anche se io sono cattolico e il mio re è ussita. Sono cose diverse, Chiesa e Stato. Quindi è una cosa modernissima questa che avviene in Boemia, con secoli di anticipo rispetto a quando si affermeranno, no, queste idee, delle idee laiche, tolleranti. Quindi certo, il potere degli stati durante il suo regno aumenta a spese della monarchia, perché ormai si erano abituati così anche dopo la fine delle guerre ussite. Non fu più possibile per la monarchia, anche per Giorgio Podebra, recuperare il prestigio di un tempo. Le guerre ussite hanno anche causato molta violenza, che resta anche dopo la fine delle guerre ussite. Si formano bande di soldati ciechi ussiti che fanno un po' di tutto in giro per l'Europa, fanno della guerra una professione, combattono come mercenari al servizio dell'Austria, dell'Ungheria, della Germania, della Polonia, della Russia. La maggior parte dei mercenari, l'abbiamo detto, nominato l'imbattibile esercito ungherese di Mattia Corvino, l'Armata Nera, era appunto costituita da cechi
ussiti, malgrado Mattia Corvino fosse cattolico. Questi uomini d'armi ussite si rivelano molto pericolosi anche per i vicini della Boemia. C'è un generale che si chiama Giovanni Giscra i Brandisa, sono tutti nomi un pochino strani per me, Brandisa, che pensate era un mercenario, un capo militare, un capitano di Ventura. Questo Brandisa con un esercito irregolare di guerrieri ussiti occupa buona parte della Slovacchia dal 1442 al 1462, facendosi un regno personale senza che né gli austriaci né gli ungheresi riescano a sconfiggerlo per 20 anni. Gli ussiti faranno qualcosa destinato a durare a lungo, abbattono il secolare predominio del clero, l'abbiamo visto, l'arricchimento di grande e piccola nobiltà, perché si prendono le proprietà del clero, dei cavalieri, degli abitanti delle città, e queste sono conseguenze permanenti delle guerre ussite. Abbiamo già visto che la condizione dei servi della gleba però peggiora, gravati da tasse sempre più forti, sempre più dipendenti dai loro padroni. Molti contadini infatti abbandonano i campi e diventano soldati. L'abbiamo già detto in passato, la lingua ceca si afferma in tutti i documenti pubblici e si nota un enorme sviluppo della coscienza nazionale ceca e un allontanamento dai tedeschi rimasti cattolici, e questo l'abbiamo già detto, è un avvicinamento dei cechi agli slovacchi. In fondo lo stesso Giorgio Podebrari, no? Aveva lasciato il regno a favore della casa reale polacca degli Jagelloni. Si affermano scrittori ussiti, scrittori ecclesiastici come Pietro Celsi, che abbiamo detto, oppure l'arcivescovo di Praga di cui abbiamo parlato a lungo, no? Giovanni Rochicana. Ci sono anche scrittori cattolici che attaccano gli ussiti con ironia, come Ilario di Litomerice. E ad ogni modo l'umanesimo, l'abbiamo visto in passato, scompare durante le guerre ussite e comincia a riapparire con Giorgio Podebrari, stimolato anche dall'opera che il grande avversario di Giorgio Podebra, ricordate, Neo Silvio Piccolomini, Pio II, aveva scritto. Ci ha lasciato un'importantissima storia boemica, con la H, storia boemica, la storia della Boemia scritta da Pio II. E insomma, dopo la morte di Giorgio Podebrari, che cosa succede? Lo vedremo la prossima volta. Ci saranno due re polacchi di origine polacca della dinastia degli Jagelloni, che saranno gli ultimi re di Boemia prima della conquista da parte della corona boema, da parte dell'Austria, degli Asburgo d'Austria, della corona boema, quando la Boemia perderà, diciamo, in buona parte la sua indipendenza. E quindi subito dopo la morte di Giorgio di Podebrari, viene eletto re di Boemia Ladislao Jagellone, ok? Ladislao Jagellone nel 1471. Dopo di lui lo vedremo andare sul trono un altro Jagellone, Luigi II Jagellone. Entrambi saranno anche re di Ungheria. Attenzione, Ladislao Jagellone nel 1471 viene eletto re di Boemia. Nel 1490, alla morte di Mattia Uniad Corvino, verrà eletto anche re d'Ungheria. Anche suo figlio Luigi Jagellone erediterà entrambi i regni di Boemia e di Ungheria. Nel 1471 dunque la Dieta Boema elegge il polacco Ladislao Jagellone, che regna con numerale di secondo, Ladislao II Jagellone, in fondo come voluto dal defunto Giorgio Podebrari, che aveva lasciato per testamento il regno a Ladislao Jagellone. Mattia Corvino, re d'Ungheria, vi ricordate, era stato eletto re di Boemia, avrebbe voluto essere lui l'unico re di Boemia. E quindi ma la Dieta Boema preferisce Ladislao II Jagellone a Mattia Corvino, il quale però non si rassegna, era stato eletto re di Boemia qualche anno prima e continuerà all'appoggio di Papa Sisto IV, che lo riconosce come re di Boemia,
Quindi Mattia Corvino continuerà a combattere contro la Boemia nel tentativo di farsi riconoscere come unico re di Boemia, come vedremo nella lezione successiva. Sisto IV scomunica Ladislao Jagellone e suo padre Casimiro, re di Polonia, e quindi abbiamo due re di Boemia contemporaneamente, ma il padre Sisto IV appoggia l'ungherese, appoggia Mattia Corvino. Vedremo in un'ultima lezione di queste dedicate al Medioevo e al Rinascimento della Boemia la prossima volta questo ultimo periodo con il periodo degli Jagelloni, re di Boemia Ladislao Jagellone e suo figlio Luigi Jagellone, fino a quando nel 1526, se non sbaglio, la corona di Boemia passerà definitivamente nelle grinfie degli Asburgo d'Austria. Quindi la prossima lezione ci occupiamo del periodo jagellonico, di questi due sovrani jagelloni in Boemia. Comunque grande importanza bisogna dare a Giorgio di Podebrari, che io ho cercato di mettere in evidenza proprio per le sue qualità, un personaggio ingiustamente sottovalutato nella storia. Anche questa lezione è durata molto a lungo. Vi ringrazio, alla prossima, che credo sarà la quinta lezione, questa lunga storia, lunga, un po' contorta, piena di scontri religiosi, la lunga storia del Regno di Boemia. Arrivederci, grazie.